è dedicato in particolare ai lettori dei miei libri in italiano. Parlo di Logic Pro X dall'idea al mastering e anche del libro che è appena uscito proprio questa settimana, ne sono felicissimo, GarageBand dall'idea al mastering, libri che li potete trovare su Amazon, così come tutti i libri che sono stati tradotti. È uscito la scorsa settimana in tedesco ed era già uscito in francese, in spagnolo, in portoghese. Insomma, il libro sta andando molto bene, ma un utente, un lettore, oserei dire anche un amico, mi fa, ok, io il brano adesso l'ho prodotto, ma com'è che si pubblica? Ed è una domanda a cui ho risposto nell'ultimo libro GarageBand, dove parlo della canzone originale passo passo fino alla pubblicazione, ma effettivamente non avevo risposto a questa domanda nel libro Logic Pro X dall'idea al mastering. E quindi vorrei farlo qua oggi per un po' per tutti voi. Allora, noi abbiamo prodotto il brano e la prima cosa da fare sempre, sempre, è tutelarci. Tutelare il nostro prodotto significa o lo iscriviamo alla SIAE o lo iscriviamo a Soundreef. Se non vogliamo iscriverlo in nessuno delle due, corriamo dei rischi, perché se per pura sfiga troviamo la persona sbagliata che ascolta il nostro brano e il nostro brano è fantastico, e sto qua ce lo vuole fregare, se non l'abbiamo tutelato, nessuno gli impedisce di farlo. Quindi, ogni volta che voi scrivete a qualcuno per presentare il vostro brano, tenete a memoria delle vostre mail, se non l'avete ancora iscritto. Vi consiglio di salvarle e di apporvi sopra una marca temporale. Le marche temporali sono come delle marche da bollo, vi faccio vedere qua. Marche temporali si possono trovare su Aruba, ma si possono anche non comprare, perché comunque c'è il timestamp, l'open timestamp, scusate, open time stamp. Ecco, questo sito qua che ci permette di metterli i nostri file e di apporci quella che è una cosiddetta marca temporale, ovvero una marca da bollo che certifica che io ho mandato quella mail in quella determinata data e che quindi non sono un impostore. Semmai sono gli altri che vogliono trattarmi come impostore. Quindi, se non avete ancora tutelato il vostro brano, tutelatelo prima di tutto e poi dopo inviatelo. Se l'avete già inviato senza esservi tutelati, vi conviene certificare tutte le mail che avete già inviato. Come tutelarci? Ci sono due strade fondamentalmente in Italia, perché sto parlando dell'Italia. La SIAE e Soundreef. Io ho avuto entrambe, ho provato tutte e due le strade. Da principio ero iscritto come associato SIAE. L'associazione SIAE costa soltanto per chi è over 30. Prima occorreva fare un esame e bisognava saper solfeggiare, saper scrivere la musica. Ora per chi è under 30 l'associazione è gratuita, quindi se voi siete under 30, questa è la strada che vi consiglio subito, cioè dovete depositare un vostro brano, avere 16 battute di linea vocale come partitura, in un video tutorial ho spiegato come ottenerle, di solito sono la linea vocale del ritornello che fa testo, e poi niente, una volta che siete iscritti, potete depositare tutte le canzoni che volete e le avrete sempre tutelate. Oltre ad essere tutelate, se una di queste fa il botto, vi beccate anche i soldi. E ci sono canzoni che ho prodotto che ho messo alla SIAE senza pensare che avrebbero fatto qualcosa,
ho scoperto che poi sono andate in radio a me sconosciute, ma sta di fatto che poi ogni 6 mesi loro fanno il rendiconto e l'anno dopo avete i soldi versati. Quindi nel caso che voi dobbiate dei soldi alla SIAE, ad esempio, perché di colpo siete diventati ultra trentenni e dovete pagare 150 euro, se la SIAE ve ne deve 300, ecco che voi andate a pagare soltanto la differenza. L'altra cosa è essere mandante. Essere mandante significa che tu non sei un associato SIAE, quindi non hai diritto di voto, ma hai gli stessi diritti hai le stesse tutele sui tuoi brani. Ed ecco che io adesso, prima ero iscritto alla SIAE, poi mi sono tolto, sono passato a Sound Reef, poi torniamo al mandante. Sound Reef non ha costi di iscrizione, è gratuito, chiede però che voi siate iscritti abbiate un codice ISRC. Avere il codice ISRC si ottiene una volta sola, a vita, pagando circa 60 euro e lo si fa attraverso la FIMI in Italia. FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Vi iscrivete questa federazione una tantum una volta, io pagai 60 euro per ottenere il mio codice ISRC. Il codice ISRC non è nient'altro che un numero di targa che vi identifica per sempre. Tipo sarete IT, un numero che vi identifica a voi, poi c'è l'anno e poi c'è il numero del brano. Quindi ogni vostro brano avrà un numero di targa identificativo. Sound Reef, a differenza della SIAE, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Allora, i vantaggi sono che se il brano funziona, quindi non ha linguaggio volgare, non ha, come dire, delle sfaccettature troppo drastiche, tipo troppo metal o troppo generi troppo ostili, diciamo, per la massa, viene anche messo su circuiti tipo la Roi Marlene, quindi avete la possibilità di essere ascoltati, ad esempio, nei centri commerciali, cosa che la SIAE non fa. Lo svantaggio è che se avete gruppi che fanno musica dal vivo, di solito nei locali viene presentato il borderò e il Sound Reef e SIAE, anche se adesso sono tra virgolette concorrenti leali, in realtà non è che si parlano ancora troppo bene, quindi se siete famosissimi avete guadagno con Sound Reef, perché avete anche il rendiconto abbastanza in tempo reale su quello che succede sulle vostre canzoni, ma se non siete proprio famosi, c'è il rischio che sì avete speso 60 euro e boom, ma poi alla fine non ci guadagnate molto. Sta di fatto che io ho provato Sound Reef un paio d'anni e ho deciso poi di tornare alla SIAE. Questa volta ho deciso di non fare l'associato, di spendere meno, e quindi ho fatto il mandante. Il mandante significa che te ti iscrivi con una novantina di euro e poi gli anni dopo paghi soltanto 58 euro, perché la prima volta paghi 90 e poi gli anni dopo, perché c'è la marca a bollo, gli anni dopo paghi soltanto 58 euro. Quindi ecco che se siete under 30, comunque a mio avviso la SIAE è il miglior modo per tutelarsi. Però adesso abbiamo parlato di tutele, non abbiamo parlato di come pubblicarlo il brano. Pubblicarlo il brano ci sono varie strade. C'è la strada dell'autopubblicazione e c'è la strada dell'etichetta discografica. Allora, ovviamente tutti noi vogliamo andare su etichetta discografica. Per chi fa musica dance, mi parlano spesso della Spinning Records, che ovviamente è l'etichetta mondiale più forte. Sta di fatto che se li scrivete voi non vi considerano. Cioè dovete mettere in conto che se voi scrivete alle case discografiche più importanti del mondo e non avete milionate di follower, non vi considerano. Non hanno proprio modo di farlo, ma io ho avuto l'opportunità di lavorare con persone nelle case discografiche e ho visto quanto materiale ricevono. È veramente tantissimo. E così tanto materiale non lo possono ascoltare. Non c'è proprio modo. Se proprio qualcuno gli segnala, guarda, ascolta sta canzone del Marco Perino perché
lui è un personaggio, sto facendo esempi stupidi, io non sono proprio un personaggio, però immaginiamo che ascoltano i primi secondi, ascoltano poi a metà e ascoltano poi la fine. Se proprio gli è piaciuto qualcosa, vanno ad ascoltare ancora un paio di minuti, ma non di più. Quindi figuratevi tutti i dettagli che voi avete messo nelle vostre canzoni se vanno ad ascoltarli. Quindi le case discografiche importanti, sì, bisogna raggiungerle, sono d'accordo se vogliamo diventare famosi o diventare ricchi o tutto quello che ci interessa. Percorsi che io ho affrontato più da musicista rocker, quindi direi una ventina d'anni fa, e che adesso fondamentalmente mi interessano meno per altri motivi. Non avrei mai pensato di dire queste cose, però è così. Quindi la strada dell'etichetta discografica importante è una strada da provare. Io ho mandato centinaia di mail, parlo di più di 100 mail al giorno per mesi, e non mi hanno cagato. Qualcuno però ha risposto e ha detto: Sì, no, è bello il tuo brano, e te sei forte, sei fortissimo, però la cover, però questo, però quest'altro, insomma, se ci dai 200 € sistemiamo le cose. No. Le case discografiche importanti non vi chiedono mai soldi, devono metterli loro. Non dovete mai, dico mai, tirar fuori dei soldi per i vostri prodotti. Mai. Vale anche per i libri. Per qualsiasi prodotto artistico. Se li dovete tirar fuori, allora a sto punto lo fate per voi, per un'autopubblicazione. E allora ecco che arriviamo ai due più importanti nel mondo, che sono DistroKid e TuneCore. Perché parlo dell'autopubblicazione? Perché magari per arrivare all'etichetta grossa è importante esistere come artisti. Allora, DistroKid e TuneCore vi permettono di diventare artisti ed essere visibili su, su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, su Deezer, su Beatport, su Traxsource, su YouTube Music, insomma ovunque. E cioè, dovete avere ovviamente un'ottima canzone, ma con un piccolo obolo. DistroKid mi sembra che costi, anzi ve lo dico subito quanto costa DistroKid, perché è qua. Sposto un attimo la mia faccia. Ecco, DistroKid sono 20 dollari circa all'anno, e potete uploadare illimitate canzoni e album. TuneCore, che è uguale, concorrenziale, ma è la stessa cosa rispetto a DistroKid come benefici, carica le vostre canzoni a un costo di circa 10 € a canzone. Io ho provato TuneCore, mi sono trovato bene, ho provato per un anno, poi ho deciso di abbandonarlo perché comunque i limiti dell'autopubblicazione sono sempre quelli: auto, devi fare tutto tu. Quindi se non siete persone che hanno tanto tempo, se non siete persone particolarmente affascinanti, ad esempio io non sono figo, non sono giovane, non sono... Allora ecco che le autopubblicazioni hanno comunque dei limiti, ma il punto è che siete iniziati a esistere, quindi non siete più il tizio che scrive una mail a Pinco e Pallo e non vi caga più nessuno. Esistendo siete diventati veramente degli artisti che in grado di vendere, e quindi sarete poi su Spotify e potete successivamente contattare case discografiche. Per farlo, però, vi consiglio sempre di uploadare le canzoni non al massimo della qualità. Uploadatele in modalità privata, ad esempio su SoundCloud, a modalità medio-bassa, così da far percepire il pathos, il brano, a chi è interessato, e solo dopo, se è veramente interessato, gli mandate la canzone masterizzata finale per sentire un po' se veramente sono interessati al vostro prodotto. Allora, per farlo io di solito uso SoundCloud. SoundCloud mi permette, ho un profilo qua quasi inutile, però mi permette di uploadare, come vedete l'ho fatto 2 anni fa, le canzoni in modalità privata. Per farlo è molto semplice. Adesso andiamo a creare qualcosa con Logic giusto andiamo a mettere una batteria e un basso. Dai via. Ok, un loopino così. Luppa qui. Una chitarra qui. E
facciamo un bassino, un pianoforte qua, giusto per mettere veramente due cagatine. Ok, bene, faccio il mio bounce, accorcio la mia canzone un attimino perché sennò non ci servono tutte queste battute, andiamo a metterne meno, proprio un pezzettino giusto per provare. Ecco, io faccio il mio bounce e faccio un MP3 a bassa risoluzione, va benissimo 128, che oltretutto 128 è quello che dovete usare se dovete caricare la canzone su Soundriff. E dovete caricare, scrivere qua, gli dite le tag di SRC IT 0000 è il vostro numero di targa, eccolo qua. Fate il bounce, decidete dove metterlo, ok, ed ecco il vostro brano. La mia faccia si è disattivata. Oppure andate direttamente su File, File, Share, Song to SoundCloud. Adesso qua mi chiederà il mio login. Io sono già loggato, ma nel caso che non lo fossi, posso andare anche direttamente qua nella mia stazione, caricare il mio brano, scelgo il file da caricare, e lo carico in modalità, qua gli metto il mio titolo, gli metto la mia copertina, gli metto il mio genere, gli metto tutto quello che mi serve mettere, metto tutta la mia storia, ad esempio, modalità privata. E lo salvo. Lui lo starà caricando e mi creerà un link che io posso, sì, ha capito che non l'avevo masterizzata, ma non importa, avrò questo link che io potrò mandare via mail alle persone, alle case discografiche per ascoltarlo. Questo link qua, se ci vado sopra, porterà alla mia canzone da ascoltare in modalità privata. Quindi vale la stessa cosa anche per GarageBand, cioè se io vado su GarageBand ce l'ho qua sopra, vieni qua sotto per favore. Ho fatto la canzone della mia vita, Experience, con varie cose. Anche in questo caso qua posso andare su Share, Song to SoundCloud, oppure dopo che l'avrò esportata su disco posso fare la condivisione e l'upload direttamente su SoundCloud. Tornando a noi, quindi Soundriff o SIAE a vostra scelta, DistroKid o TuneCore a vostra scelta. Io poi dopo che mi sono tolto la TuneCore ho deciso di non andare sulle case discografiche più forti, ma su quelle medio forti, e contattai quelle che erano al numero uno di Beatport. Beatport è un po' la concorrente di, se vogliamo, di Apple Music, di iTunes, e sono andato qua e ho guardato un po' quelle che sono le case discografiche più importanti. Potete anche scrivere music label, potete scrivere etichetta discografica, insomma, dovete avere un po' di nomi a cui scrivere, ci va tempo, ci vanno ore. E niente, nel mio caso, ad esempio, io scelsi Baci Recording, che suona un po' così così, ma in realtà è un'etichetta molto, molto forte perché Baci Recording era al numero uno su Beatport per il chill out, e di Milano,
e mi sono trovato benissimo con loro, infatti sto continuando a pubblicare con loro a 3 sottoetichette. Sto morendo, ho parlato troppo oggi senza far vedere troppe cose con Logic. C'ho la connessione che va un po' a zonzo, abbiate pazienza. Comunque Baci Recording, se li scrivete, come ho scritto anche nel libro di GarageBand, vi risponderà sicuramente Roberta o Roberto, molto più probabile Roberta, e dite che vi mando io. Insomma, le ascoltano sicuramente volentieri le tracce, sono forti, e niente, a me hanno permesso di essere con i brani che conoscete su Spotify, su Apple Music, un po' ovunque. Quindi, ad esempio, la canzone che si è prodotta nel libro di Logic è in vendita ovunque. Eccola qua, YouTube Music, Deezer, Amazon, Spotify, insomma un po' dappertutto. E quindi niente, che dire, spero di avervi fatto un overview su quella che è la pubblicazione, e se avete domande, insomma, sono qua. Questa, no, questa è la versione vecchia, la prima versione, Stay Cute Marco Perino, baci. Quella era la versione di TuneCore, e questa invece è la versione ufficiale che c'è adesso, che è questa qua. Eccola qua. Niente, spero di avervi espletato un po' tutte le forme. Grazie per avermi seguito. Mi raccomando, il libro di GarageBand è una figata. Cioè, mi sono intrippato un casino a scriverlo, perché siamo arrivati al prodotto finale professionale con GarageBand. E è stata una bella sfida, perché ok, con Logic te lo studi e ce la fai. Con GarageBand invece era veramente più un casino. E in realtà poi non così tanto come pensavo. Quindi niente, mi raccomando, per i primi che lo leggeranno, recensioni se vi è piaciuto. Buona musica, ciao a tutti, ciao.